Siamo al lago di Corbara e oggi andremo a insidiare i famosi skimmer di questo lago, una popolazione che è sempre in aumento e soprattutto in crescita d'Italia. Le tecniche da affrontare nel feeder sono principalmente due. Una è quella classica sul fondo e l'altra invece è in calata, sul drop del pasturatore verso il fondo. Penso che sarà una grossa opportunità, in quanto avremo la possibilità di pescare anche insieme a Tom Pickering, CT della nazionale inglese, che per l'occasione è venuto a trovarci e ci mostrerà anche lui come diciamo, la tecnica inglese prevede alcune sfumature nel feeder che a volte possono essere importanti, soprattutto in queste situazioni. Il lago è perfetto, leggermente basso, ma l'acqua non è troppo calda e quindi il pesce sono convinto che risponderà nel migliore dei modi. Non ci rimane che andare sui picchetti e vedere un attimino nel dettaglio come affrontare il lago di Corbara. Il setup della stazione di pesca è veramente importante. Una postazione stabile, con molto spazio a disposizione, magari possibilmente all'ombra, l'appoggio per la canna messo in posizione orizzontale all'acqua e soprattutto la nassa. La nassa è la cosa più importante per questi ambienti perché data l'alta quantità di pesce che sicuramente si andrà a mettere all'interno, bisognerà fare in modo di disporla per far sì che i pesci non soffrano. Quindi stenderla in maniera verticale verso la parte più profonda, fissarla con un picchetto, in modo che anche se dovesse alzarsi il vento non si avrebbe il problema che la nassa stringe i pesci verso di noi, e soprattutto utilizzare delle nasse almeno di lunghezza 4 metri. 4 metri o a maglia come questa o a maglia un po' più larga come quella, che praticamente fa sì che il ricambio dell'acqua all'interno sia maggiore. Tommy, Corbara Lake is a wonderful place. It's unbelievable. And is full of skimmer. For catch this type of skimmer 400 gram, 300 gram, we need the right ground bait. Okay. Because I think the fish come on the ground bait. Yes. He loves ground bait. The fish here just love ground bait. It's strange. All the world, it's the first place where just ground bait works very well. But of course, you need the right ground bait. Yes. And we have two types of ground bait. The worm ground bait is good because the worm, Yes. and it gives some body for the feeder. È una pastura, diciamo, che dà il corpo a quella che poi verrà costruita insieme alle altre. But for little bream, little skimmers, 300-400 grams, the number one ground bait is F1. Yes. For skimmers, F1 is the best. So when you are fishing for small bream, skimmers, you always use F1. Why, Tommy? Because it's sweet? Because it's sweet, the fish love it. Praticamente a integrare la pastura al worm, che dà il corpo a quello che è la pastura normale, si usa una pastura dolce, molto gradita al pesce, soprattutto di dimensione skimmer e brem piccole, di dimensioni 300 gram, 400 gram. It's perfect. It's perfect. Okay. They swim through the ground bait, and the ground bait falls through, and the fish swim through the ground. And sometimes, Tommy, we use F1 green. Yes. Why? Because when the water is clear, the fish like the F1 green and the F1 black. But when it is very coloured, and the water is chocolate, and the brown is the best. The brown F1. Yes. When the water is very coloured. Yes. So when it is clear, then you are better with a darker ground bait. In this situation?
then the perfect would be the green and the black at 50-50 50-50. mixed in with the worm ground bait. Ok, quindi praticamente andiamo a mischiare due tipi di colore di F1 per creare la nuvola, siccome l'acqua non è proprio molto pulita, molto limpida, e quindi ci dà la possibilità di creare quest'alone, la pastura verde insieme alla nera e alla worm, di creare proprio anche comunque un lavoro meccanico che poi dopo vedremo durante l'azione di pesca. The colour of the water tells you normally which ground bait. Normalmente il colore dell'acqua ti dice quale delle tre pasture, perché poi ce n'è anche un'altra sempre dello stesso sapore, però è chiara. Ok, Max, you are ready? You are ready. I'll mix it. Ok. Chiaramente per bagnare così questa quantità di pastura useremo un trapano con la frusta anteriore, sia per mischiare la pastura da secca che poi per comporla. For 5-hour match, Yes. you think we need two bag of 2 kilo? 4 kilo of... I think you need 4 kilo. 4 kilo. On this venue. This venue is unbelievable. And I think because you are casting the whole time and you are putting the bait in, I think 3 to 4 kilo. But Angelo, in international rules, 12 litres. Yes, yes. You can only use 12 litres. Yes, yes. It's a lot of ground bait. But on here, maybe. Quindi, visto che le regole internazionali prevedono l'utilizzo di 12 litri di pastura, chiaramente in questa situazione bisogna usare 12 litri di pastura. So the combination is a nice combination of body and Sweet. sweet. È una perfetta combinazione tra corposità della pastura e meccanica e il giusto sapore. Ok Max, ok. È sempre meglio fare queste operazioni in 2 persone, sotto la supervisione del boss chiaramente. Ok. Vai. The first time you mix, you squeeze, that is okay, but in the sun it will dry, so you add a little later you add more water. La prima preparazione deve stare insieme e mantenere il corpo, ma poi sicuramente gli andrà messa dell'altra acqua perché le condizioni del tempo e comunque il calore disidratano. When you are fishing for little bream, you don't want something that doesn't break, it's no good. Like that. So For little. for little bream you need something that you one squeeze and you touch and it breaks. So it's very important that it goes through the water and to attract the fish. Chiaramente per i pesci piccoli, quando noi andiamo a schiacciare la pastura, dobbiamo aver composto una pastura che al primo impatto praticamente si ritorna in piccole parti, perché chiaramente quando noi andiamo a comporre il pasturatore e lanciamo, l'impatto con l'acqua fa sì che si perdano qualche
esatto, si perdono particelle nella discesa del pasturatore e i pesci, come in questo caso, vengono attratti all'interno della nostra piazzuola proprio da queste particelle che cadono sul fondo. Little skimmers swim like this, bream, go. La meccanica chiaramente influisce anche sulla dimensione dei pesci. Se vogliamo catturare piccoli pesci in discesa, dovremmo fare in modo di avere la pastura che disgrega, chiaramente. Se invece noi vogliamo, perché i piccoli pesci nuotano a mezz'acqua e poi comunque mangiano anche sul fondo, ma seguono molto queste particelle disperse nella discesa, mentre le brem grosse sono più attratte da un qualcosa di molto compatto che va sul fondo e quindi loro vanno sul fondo a mangiare. Quindi avremo bisogno di schiacciarlo di più all'interno del pasturatore. Ok, we wait the ground bait ready, and with the ground bait you use the bait. Yes, you add the bait in. Yes. What type of bait for this venue, Tommy? Quale esche per questo tipo di lago? Well, for skimmers and bream, always the corn. Okay, like F1 corn is good. It is sweet. It's nice for bream, but worms and maggots. The worms are a particular worm? Dendrobenas. You get the worms and you chop them up worm, so really fine, and then add it to the ground bait. Okay, and you use the worm for the bait on the hook? Well, maggots or worms. Yes. You have to find out the best. You normally start with the maggot, so you are catching fish, small fish, to feed the peg, and when the bigger fish move, then you change to the worm. Yes. And Fish tell you. Yes, the fish tell you everything, but because you want to catch small fish to start with to feed your peg, so you're feeding, it is best to start with maggot. And the moment you get one bigger fish, you change to the worm. I understand. In sostanza cioè lui nella sua tecnica parte chiaramente inserendo i vermi all'interno della pastura e sull'amo coi bigatini, perché comunque all'inizio i pesci piccoli sono più attratti e quindi si pescano i piccoli pesci e poi dopo, quando abbiamo costruito quello che è la nostra piazzuola, il pesce grosso entra all'interno della piazzuola e allora a quel punto, per catturarlo, andiamo a cambiare l'esca sull'amo e a utilizzare i vermi. Verme che solitamente produce una maggior taglia delle catture. Ok, Tommy, we wait the ready ground bait, and in the middle of this time we go to the bank. Okay? Thank you very much. Thank you, Matt. Chiaramente in questo ambiente bisogna avere un inizio di gara, un inizio di pescata abbastanza aggressivo, cioè bisogna pasturare in maniera frequente, con abbastanza esche, per poi gestire la pescata nell'arco del tempo. Come dicevamo prima, partiamo con i bigattini sull'amo e poi carichiamo il pasturatore con una mix di pastura ricca di esche. A questo punto andiamo al lancio, la distanza di pesca è in circa 20 metri e cominciamo la pasturazione.
in maniera diciamo abbastanza aggressiva, 5-6 lanci veloci per far entrare il pesce. Io? Ah, sì, sì. Sei tipo troppo veloce? No, hai recuperato troppo? Ah, ok, troppo veloce. Devi recuperare le cose. Adesso dove ti fai? Vedete? Ecco la prima cattura. Proviamo sulla calata, il rettino segue il movimento del pasturatore sul fondo e poi al minimo accenno di tremolio si ferra, se non c'è si ritorna indietro e si rilancia velocemente. Questo è un tipo di pesca in calata che, come vi dicevo, può avere dei risultati quando sul fondo il pesce non staziona, vuoi per il caldo, vuoi perché magari il rumore del pasturatore sulla superficie li attira sempre di più, ecco. A volte però si prendono anche dei pescetti un po' più piccolini, tipo aspio come questo, che seguono proprio questo tipo di rumore del pasturatore sulla superficie. Proviamo.
Tommy, Venu is full of fish. We tell this 5 minutes later. But what do you think? What is the best way to catch regularly this type of fish? The little skimmers, they 300-400 fish, they swim around, not on the bottom, they swim in the surface. So Yes, you see a lot of indication. The fish come to the feeder, so it's important that the feed falls through the water. So a nice light feed, and the fish come to the feeder and they take your hook bait, and you'll get bites the whole time. And you have to. The secret is to pick the bite out. The secret is you get lots of indications, but they are only indications, and then you have to. Oh, that's the bite. And I think because there's so many fish in here, I mean the place is ridiculously full of skimmers. I've never seen as many. Oh yes. It's crazy. In sostanza, essendoci così tanti pesci, c'è molto disturbo e molte indicazioni sulla vetta della canna una volta che si è lanciato il pasturatore in acqua, perché ci sono moltissimi pesci che nuotano negli strati superficiali. Per prendere i pesci bisogna solamente capire la differenza tra le indicazioni dei pesci che nuotano e magari una piega del cimino un po' più decisa, in modo differente, che indica la mangiata, perché comunque in mezzo a tutte queste indicazioni c'è un momento in cui si vede un movimento della punta più deciso, e quella è la mangiata. Angelo, I've never seen as many skimmers. It's ridiculous. And when there are lots of fish, choosing the bite is the hardest thing to do. It's very hard. It's very difficult to choose, and you have to sometimes make the fish hook themselves. So the rod goes and quivers like that, and then you pick up. You don't strike, you just lift. Oh, yes. Otherwise you hook the fish in the body instead of the mouth, and you don't want to do that. Sì, molte volte, essendocene così tanti, mi ridiceva che a volte si attaccano da soli e l'indicazione sulla punta è una vibrazione continua. Questa vibrazione indica che il pesce è attaccato, e quando c'è questo tipo di mangiata non ferrare mai in modo, cioè sollevando la canna decisa, ma bensì con un piccolo movimento andare a contatto col pasturatore per vedere se c'è il pesce, perché una volta sollevata la canna appena si sente il pesce in canna e allora si recupera. It is very busy fishing. You are in and out and in and out, because if you don't get the bite, you have to recast it, so you're feeding the peg all the time, because if you don't feed the peg all the time, the fish go to the next man. Il ritmo è molto importante, e avere la giusta tempistica nel lanciare, attendere la mangiata, nessuna mangiata, 5, 10, 15, ritornare indietro, rilanciare 15 secondi, ritornare indietro, rilanciare, perché se non si fa questo movimento, se non si ha questo ritmo, i pesci vanno nelle piazzuole laterali. But the venue is beautiful. The place is fantastic. There is plenty of fish, but there is one problem. It is very hot. It is very hot. But my smile, I think, says it all. It is fantastic. Okay, Tommy, about the size of the feeder, because it's important. La dimensione del feeder è molto importante. Utilizzare un pasturatore più grosso o più piccolo può fare la differenza. Well, there are two sizes. There is the large and there's a medium. And at the start, I think it's better with the large, so you're preparing your peg and making your peg work. But once the fish arrive, I think it's better to use a smaller feeder. To cast too slowly. Yes, for more accuracy and everything. As soon as you think the fish is not right, then put the bigger feeder on. Yes. So I always have the two feeders at the side of me, and I'm swapping the whole time. So if I feel there's not a lot of fish, the big one to make the fish come. But I think when you put lots of ground bait in, there's almost too many fish in the peg. So I think you have to swap and change between the two. In sostanza due sono le misure, diciamo, che da utilizzare, una larga e una media. La misura larga si utilizza per costruire la piazzuola e alimentarla, in modo che il pesce entri in maniera, diciamo, decisa, e poi una volta che il pesce è entrato utilizzare quella misura
media e un ritmo maggiore magari per mantenere il pesce davanti a noi e catturarlo. Se si hanno dei problemi perché il pesce tende ad allargarsi, allora si ritorna alla misura large, buttando più pastura con all'interno qualche esca, allora il pesce ritorna in piazzola. So the first thing is you put the bait on, whether it be maggots or worms. You get the feeder, then you go once that way and once that way until it is full. A little. Only a little squeeze. press. Yes. And then you swing it out, you cast it, it hits a clip, you put it on the bottom and you watch the line go down. Okay. You put it on the rod rest and you wait for the bite. And you see a lot of And you can see that there's a lot of indications already. And the fish come to the feeder and they knock in the feeder. indication. There you go. Oh, miss. This is part of the routine. The routine. Yes. You get into the routine, and when you get the routine, you'll learn the bites and what to strike, and you understand what the fish are doing. But the more you feed, the fish will arrive on the surface, and all the time you grab the hook there, and so you can fill the feeder. So then you let go, a little wind, and back in one swoop. Cast, clip to the bottom on the rod rest. Straight away you can see the indications. And the tip, Tommy? The best power of the tip? Well, I always use 1 ounce. Un ounce. Yes, which is it's the yellow one. On the monster feeder rod is the yellow one. It's gone? A little fish. No proper indication. A little indication, Yes. little fish. Oh well, gone. And all the time it's a routine. You grab the hook with a bait, you fill the feeder, you let it go. There is similar veno in the world, Tommy, you think? This, no. No? I've never seen anything like this. Wow. Non hai mai visto un posto simile in tutto il mondo? Yeah? Never. I've never seen anything like this. We are fishing 9 meters apart, Yes. and everyone is catching a skim at every cast. It's ridiculous. In sostanza non esiste nessun posto simile nel mondo, dove si pesca a 9 metri uno dall'altro e ogni tiro è uno skimmer. And now I can't catch. There you go. Crazy. Crazy how many fish. Now that one was on the drop. No? Yeah. Ah, yes, but isn't. I don't think the feeder hook went to the bottom. Hey. Nice skimmer, Tommy. Nice. Oh, calm down, calm down. He jumped. It's 400 grams, Yes. and I think this venue is absolutely full of those. I have never seen anything like it, ever. And I've done lots and lots of skimmer fishing, and I've never seen anything like it. When this fish come big, Tommy, I think this veno. Oh. Well, the strange thing is, Angelo, is when you get to venues where there are lots of fish, they grow to a certain size. Mm-hmm. They perhaps may never get any bigger, and maybe you have to net it and put the fish somewhere else for the fish to get bigger. Yes, but in this place there is a lot of food, Tommy. Yes, well maybe. And the fish grow very well.
but they look well, they're feeding well, it's ridiculous. Generalmente nei posti quando c'è così tanto pesce, il pesce tende a non crescere molto velocemente, proprio per il discorso che il cibo insomma va diviso fra tutti, però sembra che il lago di Corbara sia in splendida forma. So now if you don't catch a fish, you don't leave it long. Se non si ha la mangiata decisa, non aspettare troppo, perché sempre per il discorso della routine bisogna alimentare. If you don't get a bite in 2-3 minutes Maximum. there you go. Oh, wow. You have to feed, because otherwise they go to the next door neighbour. Per affrontare al meglio il lago di Corbara, sicuramente l'attrezzatura è una componente importante, come le esche e la pastura, la predisposizione dell'attrezzatura, insomma, tutto deve essere settato nel migliore dei modi. Perché? Perché comunque la grossa quantità di pesce presente nel lago mette in difficoltà qualsiasi tipo di settaggio non corretto. Anche, ad esempio, l'azione della canna, a mio parere, deve essere progressiva ma col sottovetta morbido, in quanto il recupero veloce dei pesci con una canna del genere non provoca problemi di slamature e di qualsiasi altra cosa. Di contro, nel ferrare il pesce avremo la possibilità di ferrarlo anche solo col mulinello, facendo un mezzo giro di manovella. Queste sono le due, diciamo, cose principali rispetto alla canna. Ovviamente la canna va in lunghezze differenti, che possono essere dagli 11 piedi fino ai 12, a seconda della distanza di pesca. I pasturatori, come vi dicevo prima, 45-30 grammi, due misure, una L e una M, e un'altra componente importante è il trecciato nella bobina. Il trecciato mette in contatto diretto il pesce con la canna e quindi ci dà la possibilità di vedere anche le più piccole tocche. Questo perché? Perché comunque bisogna, come dicevamo prima, riuscire a riconoscere quello che è la falsa mangiata, oppure dovuta al nuoto dei pesci attorno al pasturatore, dalla mangiata reale. Altre cose, avete visto la montatura quando la costruivo, che è una montatura scorrevole, semplicissima, composta da un moschettone con girella a cui si aggancia il pasturatore, uno stoz di fermo, una mini treccina con una girella con moschettone per l'attacco del terminale che poi dopo finisce con l'amo. Un terminale da 50 cm fino a 80 cm a seconda di quello che vogliamo fare, se pescarli sul fondo oppure nel drop del terminale.
$600 grams. You have 10, you have 6 kilos. Ricardo, tomorrow is another day. La giornata è terminata qui al lago di Corbara, ci ha regalato una fantastica giornata di pesca insieme a Tom Pickering, a cui gli faccio una domanda. Tommy, in what way you have catch more fish? Now, in 3 hours fishing, the amount of skimmers, I've never ever seen as many skimmers before. In a short, I mean, we're all fishing 9 meters apart and it's a fish a cast. It's incredible. Ogni lancio un pesce, every cast one fish. Every cast is a fish. Wow. The hardest problem is working the bites out, but it's incredible how many fish, unbelievable. Yes, il metodo di pesca è quello che abbiamo visto durante il video, non ci sono particolari condizioni, particolari consigli da dare. L'importante è avere la routine, come diceva Tommy, continua, anche se non si prende, lanciare e recuperare. Il risultato di questa giornata qui è questo. Adesso liberiamo i pesci, li rilasciamo al loro stato naturale, in modo che la prossima volta magari siano un po' più grossi. Bye bye, bye bye, Tomorrow. Bye bye. Wow. I will see you tomorrow. Se li curate nel modo giusto, Oh God. every fish gone. Alla prossima. Here I'm sat on the fantastic Lake Corbara in beautiful surroundings. Absolutely stunning when you look and see the mountains. It's absolutely fantastic. And in the valley, the lake is full of fish. I don't think I've been anywhere and seen as many skimmers and fish to be caught. It's absolutely stuffed with fish. And you catch these fish on a variety of methods. I know the float anglers catch them on the waggler. Maybe it's a little shallow for the pole, but I know they catch lots of fish on the waggler. But the feeder anglers really love this place because they can cast to the fish. The fish are short, you don't have to fish big distances, and you get lots and lots of bites and lots of fish. Ground bait is really important on here, worms are important, but there are plenty of bites, plenty of fish. And if you come here for a day's fishing, not only will you love the scenery and everything that goes with it, you will enjoy a fantastic day's fishing. So if you're in the area, come down, have a look and enjoy your fishing. When the fish are really feeding, the Italian style is probably the best way of catching them, where you are more aggressive and you want to cast out with a big feeder and make a noise and get lots of bait going through the water, which usually, because you're fishing for skimmers, 300 to 400 gram, will bring the fish up. But sometimes, when the fish are not feeding in an aggressive mood, it's better to probably fish a little bit more of the English way, by getting it to the bottom and sit there and be patient more and just strike when the fish are on. So there's two ways of fishing it, but the fish, as I always say, will tell you how to approach it. So if you're getting lots of bites, lots of indication, and you have to be aggressive, it's more Italian style, there's not as many fish feeding, and fish it more like the Englishman.